si considerava solo un piccolo strumento. Era solo un canale, ma passavano attraverso lui e venivano portate agli altri con tanta umiltà, tanta bontà e tanta sensibilità. Perché si è definito una grondaia che convoglia l'acqua stillante sul tetto? Perché sono cosciente di non possedere neppure ciò che do. I suoi esperimenti sono solo una manifestazione psichica? Nei miei esperimenti è la psiche a far da grondaia dello spirito. Non possiamo spiegare la coscienza su tutti i livelli, soltanto da parte della fisiologia, vuol dire dell'organismo. Dobbiamo accettare una capacità non materiale nell'uomo e questo chiamo l'anima spirituale. Lo spirito dell'uomo è troppo grande perché lo si possa confinare in uno spazio ed in un tempo così ristretto come quella che un corpo fisico vive tra la nascita e la morte. Ma l'uomo cosciente intuisce la sublime realtà di esistere e nel momento di accorgersene accetta più facilmente i dolori e la morte. È l'istante questo che l'uomo percepisce l'esistenza di un proprio spirito immortale. Gustavo Roll sembrava aver compreso, quasi vorrei dire con la pancia, con la testa e col cuore, il fatto che l'universo è gioco. Tutto ciò che è reale e tutto ciò che è surreale è un immenso, a volte caotico, a volte ordinato gioco di combinazioni. Quindi lui, la sua grandezza è che, a differenza della media delle altre persone, compreso noi, che abbiamo una visione limitata delle combinazioni della realtà e su di esse organizziamo a malapena le nostre piccole vite, lui aveva una visione combinatoria dei possibili e dei possibili universi e dei possibili frammenti dell'universo talmente estesa, come se possedesse a sua disposizione, fosse un pianista che avesse un piano lungo 200 metri e anche il più grande dei pianisti ha un pianoforte lungo 1,5 metri. Quindi suonava altre musiche e lo faceva attraverso il gioco, perché solo il gioco può evocare il mistero. Questa storia della carta chiusa con dei messaggi me l'hanno fatta vari maghi, compreso il mago di Arcella, un po' pasticciato, ma me l'ha fatto. Siccome c'è sicuramente il trucco. Noi come CICAP siamo profondamente convinti che Gustavo Roll non fosse altro che un abilissimo illusionista e di conseguenza noi pensiamo che tutte le performance che lui realizzava, quindi questi straordinari esperimenti come lui li chiamava, che così tanto impressionavano i fedeli, gli amici diciamo che lo frequentavano, non fossero altro che trucchi perfettamente spiegabili in base appunto all'illusionismo. Qualcuno ha detto io faccio le stesse cose che faceva Roll. Accadevano. Roll faceva questi fenomeni in piena luce e quando faceva quei famosi fenomeni con le carte senza mai toccare le carte. Abbiamo la spiegazione dello psicocinesi, vuol dire la psiche ha la forza di muovere, di influire non tanto sulla materia come oggetto, quanto sulle strutture di fondo
che condizionano la materia. È chiaro che le uniche persone in grado di scoprire eventuali trucchi appartenenti al repertorio degli illusionisti sono proprio gli illusionisti stessi. Chi svolge una professione come la mia, che è quella dell'illusionista, tende, secondo me in maniera errata, a pensare che dal momento che molti di questi fenomeni possono essere riprodotti con delle tecniche, che è solo così e non può avvenire in altre. Non è vero questo. Secondo me questa è una grande limitazione, pensare così. Non so, il famoso vaso lanciato contro il muro che non arriva mai nel muro perché si smaterializza prima. Noi pensiamo che lui utilizzasse esclusivamente trucchi da illusionista, spacciandoli però per manifestazioni di poteri sovrannaturali che lui era ben contento di farsi attribuire. Io onestamente, pur reputando, se volete modestamente, avere una conoscenza molto ampia di ciò che è il mio lavoro, non saprei riprodurla una cosa di questo tipo. Sono convinto che lui avrebbe potuto fare molto di più, volendo, ma naturalmente il solito limite era quello degli esseri umani, che potevano arrivare a capire quelle cose fino a un certo punto e non oltre. E lui teneva ben conto di questo limite. Ha dovuto evitare i media, ha dovuto dire no, io non rispondo a questo tipo di domande, io però aiuto quella persona che sta morendo, se posso pregare per te, posso incontrarti a fare dei giochi misteriosi che però rivelano lo sconfinamento. Mi sono occupato a fondo, posso dire, con tutta la fenomenologia nel campo, diciamo, mondiale, vuol dire anche nelle altre religioni, innanzitutto induismo, buddismo, islam e giudaismo. E qui si vede che i fenomeni centrali, diciamo ancora una volta i fenomeni centrali paranormali, che vanno al di là dell'ordinario, sono in tutte le religioni e tutte le culture più o meno le stesse. Allora, tutte le sere Agnelli, Romiti, Messori, tutti quanti andavano lì a farsi prendere per il naso. Insomma, per 12 anni ho frequentato Gustavo praticamente tutti i giorni, non vedo quale interesse poteva avere un essere anche che avesse la capacità di suggestionare gli altri, di giocare una commedia per 12 anni. Ho passato la mia vita prima in clinica chirurgica, poi come titolare della cattedra di fisiopatologia chirurgica dell'Università di Torino. E quindi mi ricordavo ancora a quell'epoca, che allora io ero giovane assistente, in cui Roll frequentava le sale operatorie di Dogliotti e Dogliotti lo chiamava ad assisterlo negli interventi più difficili e quando voleva il suo intervento gli faceva dei segni e lui interveniva. Lui non ha mai accettato un confronto con gli illusionisti e a questo punto la questione è aperta, non esiste prova che lui avesse poteri paranormali. Tullio Regge è venuto da me, accompagnato da un professore famoso, professore di medicina, e hanno portato le carte e mi hanno fatto stare con le mani dietro lo schienale e poi gli ho detto pensi una carta, la pensi soltanto, e lui dice l'ho pensata, posso di non mescolare mescoli, io avevo sempre le mani dietro lo schienale, salta fuori l'asso di fiori. Dico, avevo pensato l'asso di fiori? Sì, una combinazione, lo rifaccia, non sono Dio. Se tu fai dei giochi di prestigio, ma non chiami Tullio Regge al tuo tavolo a dire guardi quello che faccio, cerchi di capire la chiave che potrà servire alla scienza perché un domani quello che faccio io possono farlo gli altri. Ci sono delle cose che io le ho capite, più magari di un altro, domani le capiranno ancora di più. Per esempio l'ignoto, la paura, blocca moltissime persone e impone loro di negarlo per la propria tranquillità interiore, questo è il fatto. Recentemente un uomo di scienza che aveva preso ogni misura per difendersi, non avendo il trucco, dichiarò che ammetteva la riuscita dell'esperimento, ma poiché il trucco non era possibile scoprirlo, a Roll, che dichiarava trattarsi di una manifestazione
dello spirito intelligente, rispondeva che la scienza non può ammettere l'esistenza dello spirito dal momento che la creazione non è ancora confermata. Ci fu addirittura in prima pagina sulla Stampa di Torino nel 78 un appello del grande filosofo, del grande saggista Arturo Carlo Jemolo. E Jemolo era tra coloro i quali erano rimasti molto impressionati dalle capacità di Roll e addirittura fece sulla Stampa di Torino un appello pubblico a Roll perché nel nome della scienza, per il bene di tutti, si sottoponesse a questi esperimenti. Io ne parlai però con Roll e Roll lo ha più volte spiegato. Bisogna che mi venga improvviso. È per quello che non posso andare davanti a un apparecchio. Nell'ambito del paranormale ci sono dei fenomeni spontanei e io non posso, anche come medio, come persona di capacità, non posso creare di colpo, diciamo, una formazione di un oggetto, una pittura o qualche cosa. Questo deve realizzarsi e qui c'è il problema della ricerca della paranormologia, che noi non possiamo usare gli esperimenti ripetitivi perché il fenomeno è singolare e casuale. Non è come se voglio sentire una canzonetta, prendo €0,5, lo infilo nella fessura, scatta il jukebox e sento il pezzo. Non è provocabile in questo modo. E qui come scienziato si sta in una difficoltà. Da una parte io lo capisco chiaramente questa posizione, dall'altra parte noi possiamo soltanto interpretare se possiamo fare degli esperimenti. E in questo punto ci troviamo ai limiti della possibilità della scienza, che non è capace di inquadrare i fenomeni spontanei straordinari. Se gli scienziati mi davano dei collaboratori, un collaboratore, quello nel vedere queste cose, nel penetrarle, nel cercare di riprodurle, nel cercare di spiegarle, capivano che non era trucco e la scienza aveva una porta socchiusa, ma lo comprendi? Per mio conto non è per me ne infischio di me, è per la scienza. Io non lo so se l'anima che sembra stata espulsa ai tempi di Kant in poi, almeno ai tempi di Kant in poi, dall'ambito della ricerca scientifica, non possa essere a un certo punto proprio di nuovo rilanciata dallo sviluppo della scienza stessa. Potrà mai la scienza analizzare, sviscerare lo spirito? Sì, nell'istante stesso in cui perverrà ad identificarlo. Sono certo che a tanto giungerà l'ansia del C'è un grandissimo fisico che si chiama Roger Penrose dell'Università di Oxford, che assieme a un grande neurobiologo e anestesiologo, Stuart Hameroff dell'Università dell'Arizona, hanno dimostrato che i fenomeni quantistici, cioè il fenomeno della sincronicità, non ha luogo solo nelle particelle, ma ha luogo anche in quelle particelle chiamate microtubuli che costituiscono il nostro cervello. Questi microtubuli, in grande quantità, 1 miliardo, restano in uno stato di sovrapposizione quantistica, comunicano tra di loro come un computer quantistico e quando collassano noi abbiamo un momento di coscienza e ne abbiamo almeno 1 milione nel corso della giornata. Quindi la meccanica quantistica è in grado di spiegare la coscienza. Il fatto di riuscire a spiegare con la meccanica quantistica anche la coscienza ci porta inevitabilmente nel terreno dello spirito, ma ci porta non in un modo metafisico o religioso, ma ci porta in un modo scientifico. Queste ricerche dimostrano che è la scienza a spiegare cos'è lo spirito e soprattutto a spiegare come lo spirito interagisce con la materia. Non si conosce se non una minima parte delle leggi di natura che regolano la materia. La scienza non può osservare direttamente ben il 95% della massa che la stessa scienza calcola.
Si dice che il nucleo è come uno spillo, una capocchia di spillo nella cupola di San Pietro, dove la cupola di San Pietro sono gli elettroni. Allora all'interno dell'atomo ci possono essere infinite altre particelle, non c'è nulla che esclude la compresenza di altre particelle che si organizzano in corpo. Ragazzi, quando non ci sono io, pensate che ve l'ho detto, non c'è la morte, non c'è, non esiste, c'è subito un'altra vita. Quando il corpo fisico muore, emerge un altro corpo fatto di materia, invisibile con gli occhi, non osservabile con gli strumenti, perché è un tipo di materia oscura che non interagisce con la luce elettromagnetica. Perché noi sappiamo che tutta la nostra scienza ci ha insegnato un processo, una legge formidabile. Nulla si crea e nulla si distrugge. La scienza deve per forza allontanarsi dai vecchi paradigmi, dai vecchi dogmi, per prendere nuove strade, nuove vie che sono sempre più in connessione con quello che noi abbiamo da sempre chiamato spirito. In particolare le neuroscienze, che è una disciplina recente, dal 1970 in poi si sono particolarmente sviluppate le neuroscienze, nello studio del cervello, dei fenomeni psichici, eccetera, mettono in evidenza come il nostro cervello non sia semplicemente una macchina fotografica che fotografa la realtà, ma proprio crea per noi il mondo. La meccanica quantistica fondamentalmente dice che la realtà che noi osserviamo non è solo l'osservato, ma è una fusione tra l'osservato e noi osservatori, perché nell'osservare la realtà noi la cambiamo, noi la manipoliamo. Nel miracolo, una legge naturale non è sospesa, ma superata. Nella natura tutto essendo energia, movimento ed evoluzione. Immaginiamo che 2 più 3 potrebbe fare 10, o più 1 più 1 potrebbe fare 0. Allora queste affermazioni assurde, apparentemente assurde, e quindi illogiche, sovralogiche, surreali, che ha fatto Roll in 1000 modi, entrano in un conflitto pesante, drammatico con l'ottundimento, con la materializzazione, col tecnologismo, con lo scientismo. È un salto quantistico, diciamo della coscienza dell'umanità. In linea teorica questo è possibile, anche perché una reale evoluzione scientifica non è mai avvenuta in maniera graduale, ma è avvenuta solo grazie al coraggio e alla determinazione di pochi geni. Perché fuori di questa visione c'è l'omologazione, la massificazione, la cementificazione del pianeta, c'è la morte della specie. Quindi lui è un grande ecologo dello spirito, un ecologo della mente e un ecologo dello spirito. Molti ritengono che la scienza di oggi abbia condotto l'uomo sulla soglia di una nuova rivoluzione. La fisica dei quanti sembra pronta ad addentrarsi in quello spazio d'ombre che è sempre stato considerato provincia dell'irrazionale. È forse da ricercare proprio in questa scienza di frontiera la spiegazione dei fenomeni che accompagnarono la vita di Roll? Roll stesso si definì sempre un ricercatore, un indagatore nel campo del possibile. Seppe di aver fatto delle scoperte, ma avvertì anche che un giorno le sue conoscenze e le sue facoltà sarebbero state alla portata di tutti. Era dunque Roll una sorta di finestra sul futuro, la visione lucida e tangibile di un destino possibile per tutta l'umanità? La vocazione dell'uomo moderno sarà quella di realizzare l'unione fra scienza e saggezza per preparare l'avvento di una nuova era? Vedrai che andrà tutto bene e poi dall'altra ci troveremo e poi dall'altra chissà come rideremo di tutte queste cose qui. Adesso non ne siamo ancora capaci. Tu sai benissimo vivere, essere puri di cuore e morire. Quello è per poter rendere immortale il nostro spirito.